In questo episodio andiamo a fare un po' di sondaggi lungo questa nuova punta aurifera accanto alla punta scuola alla ricerca delle minute pagliuzze d'oro. Ma soprattutto voglio darvi 3 consigli per migliorare le vostre tecniche di ricerca delle zone arricchite in oro alluvionale. Ci vediamo dopo la preview. E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici a tempo. Grazie per essere tornati a vedere anche questo mio video. Oggi è un giorno alquanto fortunato, in quanto nei giorni passati ha piovuto veramente molto e il fiume in questione si è ingrossato moltissimo. Siamo quindi giunti a esplorare questo gretto del torrente in attesa che il fiume riduca la sua portata ancora di più, ma già qualche traccia della piena si può osservare. Voglio quindi insegnarvi anche a voi a leggere le informazioni che ci può fornire il torrente, soprattutto nei momenti successivi a una piena. Ricordate che le piene idriche sono eventi molto importanti per la ricerca dei minerali pesanti e delle gemme lungo i fiumi, in quanto questi sono eventi che portano all'erosione di estese quantità di sedimenti alluvionali. Quindi il fiume fa un lavoro molto importante per noi, in quanto va a erodere quantità estese di sedimenti e li deposita poco a valle, ma soprattutto concentrando quelli più pesanti. Parlo sempre di minerali e di rocce. Queste aree di elevata concentrazione di minerali pesanti si possono anche chiamare in gergo punte aurifere. E sono delle aree di naturale concentrazione di minerali pesanti, quali per esempio granato, magnetite e si spera anche dell'oro. Infatti l'oro non è naturalmente distribuito in natura e tende a essere concentrato solamente in alcune località e non in altre. In questi contesti alluvionali non dico che è facile trovarlo, però è fattibile, anche solo almeno una pagliuzza. Notate come i ciottoli sono tutti arrotondati. Questo è un dato importante, significa che durante le piene i ciottoli cozzano gli uni contro gli altri e si arrotondano a vicenda. Logicamente i minerali più duri vanno a rigare, a bradere i minerali più teneri. Il quarzo si dà il caso che è un minerale molto diffuso e ha una durezza 7 su 10, quindi molto elevata. Molte altre rocce sono composte da altri minerali, ma il discorso è quello che via via che ci allontaniamo dalle montagne i ciottoli si riducono in dimensione, proprio a causa di questo effetto di abrasione reciproca tra i ciottoli. Questo è anche il motivo grazie al quale si possono trovare le pagliuzze d'oro libere all'interno delle sabbie alluvionali, in questo contesto chiamati orizzonti auriferi, composti principalmente da ghiaie. L'oro si tende a concentrare in tappeti di deposizione, ogni tappeto una piena, ogni tappeto un orizzonte aurifero. È importante in quanto in queste ghiaie, quindi si parla di ciottoline di dimensioni di 1 cm/2, lavandole soprattutto, è possibile trovare delle pagliuzze d'oro alluvionale molto schiacciate, ma soprattutto l'oro è libero nei sedimenti ed è frutto proprio del fatto che si è liberato dalle rocce. Le mineralizzazioni quindi, venendo trasportate dal corso d'acqua, vengono via via frammentate, macinate e l'oro viene liberato. E questo è il motivo grazie al quale si può trovare ancora l'oro oggi lungo i fiumi. In montagna si possono trovare le pepite, ma questo è un altro discorso e vi lascio qua sopra un video in dettaglio in caso in cui anche voi voleste approfondire questo argomento. Fatta questa breve premessa ma necessaria per farvi comprendere di che cosa stiamo parlando, iniziamo col trucco numero 1. Trucco numero 1: identificare le curve di erosione, cioè quelle naturali scarpate, in questo caso di circa 2 metri di altezza, dove l'acqua nelle piene va a sbattere, erode i sedimenti e poco a valle li deposita nelle cosiddette curve deposizionali. Là ci può essere una punta aurifera. In quei sedimenti si dà il caso che l'oro c'è anche, logicamente, in orizzonti delle antiche piene, il quale però viene eroso, trasportato a valle e depositato nella cosiddetta punta aurifera. Quindi il primo consiglio che posso darvi è di controllare tramite Google Maps l'andamento del fiume, la sua morfologia. Tenete in considerazione che le piene modificano repentinamente la morfologia fluviale e quindi magari la fotografia che state osservando attraverso satellite non è aggiornata. Non è quindi un caso che io utilizzo infatti il mio drone, in questo contesto il Mini 2 trovo che sia quello più performante e alla buona portata di tutti, per scattare delle fotografie durante le mie varie escursioni. Così nell'arco del tempo posso anche confrontarle a vicenda per cercare di capire in maniera aggiornata come la piena ha modificato
l'andamento del fiume e soprattutto del suo greto, perché è lì che cerchiamo l'oro. Arriviamo al consiglio numero 2. Abbiamo identificato il nostro argine erosivo Pocomonte, qui si deposita il materiale e osserviamo qua e là dei ciottoli di dimensione maggiore. Quindi, consiglio numero 2 che vi posso dare è: cercate l'oro nei paraggi dei massi di maggior dimensione, magari anche ciottoli più grandi, dipende quanto siete a valle rispetto al giacimento primario. Infatti, man mano che vi allontanerete dalla fonte e via via procederete nella pianura, in questo contesto la pianura padana, potrete osservare anche voi che le rocce, i ciottoli, tendono a diminuire in dimensione. Ma in ogni caso, dietro ai massi di maggiori dimensioni o dietro i ciottoli di maggiori dimensioni si può trovare l'oro. Secondo consiglio quindi, una volta trovata la curva erosiva, poco a valle trovata la curva deposizionale, lì c'è la punta aurifera, lungo la punta aurifera cercate i massi di maggiori dimensioni. Questi massi non sono messi a caso, infatti tendono a essere posti in maniera ortogonale rispetto alla direzione della corrente che li ha depositati, formando sia dietro che un pochino davanti potenzialmente un deposito, e lì potrebbe essersi concentrato dell'oro, un po' come le trappole della vostra canaletta. Ma di questo ne parliamo poi in un altro video. Mi aspetterei quindi di trovare un po' di oro qua dietro e un pochino là davanti, ma ogni ciottolo è diverso e di conseguenza anche ogni trappola. Notate quindi come questo masso composto da una roccia chiamata serpentinite abbia un asse chiamato anche estensione circa ortogonale rispetto alla direzione dell'acqua che l'ha depositato. Massi di questo genere vengono solamente spostati dalle alluvioni, non dalle piene qualunque, e non è a caso quindi che qua possiamo trovare una vasta concentrazione anche di massi, magari non così grandi, ma comunque di una dimensione maggiore rispetto a quella dell'area accanto. Importante quindi cercare l'oro in quei contesti in cui vi sono dei ciottoli o dei massi di maggiori dimensioni rispetto a quelli adiacenti, e tendenzialmente scavate non sui lati ma dietro rispetto a quello che vi ho spiegato. Una volta che poi avete trovato qualcosa o niente, comunque lo scavo va chiuso. Importante questo,
Identificato quindi il periodo in cui andare a cercare l'oro, cioè poco dopo le piene di solito, quello in cui potreste trovare effettivamente delle località molto arricchite prima di altri cercatori. Identificato il dove fare ricerca, cioè a valle delle curve erosive, dove il fiume erode estese quantità di sedimenti, poco a valle li deposita. Lì conviene cercare l'oro. Ed identificati quei ciottoli dietro i quali conviene scavare, è ora di parlare di attrezzature, perché purtroppo di questo si tratta. Ci vogliono degli utensili, degli attrezzi per cercare l'oro? Ebbene sì. Tendenzialmente pochi, necessari, i quali magari possono essere anche un po' inventati fai da te, ma comunque necessari. Ora non ci rimane altro che mettere in pratica quello che vi ho detto, quindi prendiamo il piatto, il setaccio, una zappetta e la sessola e andiamo ad esplorare questo greto, il fiume, alla ricerca delle pagliuzze d'oro. Ricordate che il piatto è comunque fondamentale, che poi sia un piatto fatto ad hoc per cercare l'oro oppure un piatto riadattato, non è importante, l'importante è che sia uno strumento atto a concentrare i sedimenti pesanti al fondo del piatto stesso. E poi solo alla fine vedremo le pagliuzze d'oro. E siamo giunti anche alla fine di questa avventura. Qui dal fiume in piena è tutto. Io spero che vi siate divertiti, che qualcosa abbiate anche voi imparato in questa avventura come me. E ragazzi, ci vediamo al fiume a cercare l'oro. Alla prossima puntata. Ciao ragazzi!